Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Apofin, soluzione, uso interno. Chiesi Italia SPA. Ultimo aggiornamento. 4 novembre 2021. Cos'è Apofin, soluzione, uso interno? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Apofin, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli accipienti. Farmaci esteri. Cos'è Apofin, soluzione, uso interno? Apofin, soluzione, uso interno, è un farmaco a base del principio attivo apomorfina cloridrato, appartenente alla categoria degli anti-Parkinson dopaminergici e nello specifico agonisti della dopamina. È commercializzato in Italia dall'azienda Chiesi Italia SPA. Apofin, soluzione, uso interno, può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Apofin 50 mg/5 ml Soluz. Iniet. Infusione sottocut. 5 fiale 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Chiesi Italia SPA. Ricetta. RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo. Apomorfina cloridrato. Gruppo terapeutico. Anti-Parkinson dopaminergici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Trattamento per via infusiva sottocutanea delle fluttuazioni motorie severe, pluriquotidiane resistenti alla terapia con levodopa e dopaminoagonisti orali, parzialmente rispondenti alle iniezioni sottocutanee di apomorfina al bisogno o quando si debba ricorrere a frequenti iniezioni giornaliere per controllare la sintomatologia motoria in pazienti affetti da M. di Parkinson avanzato. Posologia. Le fiale di apomorfina devono essere somministrate mediante infusione sottocutanea nella parete addominale utilizzando una mini pompa programmabile. Il dosaggio orario di infusione dovrà essere ottimizzato nel singolo paziente in relazione alla risposta motoria e agli eventi avversi rilevati. È perciò consigliato un breve ricovero ospedaliero con supervisione dello specialista. Il trattamento infusivo va iniziato in genere somministrando 1 mg/ora, 0,1 ml/ora, di Apofin. Tale dosaggio potrà essere aumentato in base alla risposta terapeutica individuale. Gli incrementi posologici non devono superare 0,5 mg/ora, 0,05 ml/ora, ad intervalli non inferiori alle 4 ore. Negli studi clinici sono stati utilizzati dosaggi orari compresi tra 1 e 7 mg/ora, 0,1-0,7 ml/ora. In genere la durata dell'infusione è stata limitata alle ore di veglia, sebbene in casi particolari sia stata protratta per 24 ore/die. In ogni caso il sito di inserzione dell'ago nella parete sottocutanea addominale deve essere variato ogni 12 ore. La somministrazione di dosi supplementari, booster, di Apofin tramite mini pompa deve essere limitato a quando assolutamente necessario, in particolare nei pazienti in cui si sono manifestate severe discinesie. La dose totale giornaliera di Apofin infusa non deve superare i 100 mg/die, 10 ml. Attenzione! Le fiale non vanno utilizzate per altre vie parenterali, IM o EV, né per iniezione sottocutanea in bollo. Periodici controlli sono consigliati nel corso del trattamento soprattutto in relazione alla possibile insorgenza di eventi avversi o dalla necessità di riaggiustamenti della posologia oraria. La somministrazione di domperidone, antagonista dopaminergico periferico, è utile per prevenire l'insorgenza di nausea e vomito. I pazienti in terapia con apomorfina dovranno generalmente iniziare ad assumere domperidone almeno 2 giorni prima dell'inizio della terapia. La dose di domperidone deve essere titolata alla dose minima efficace e interrotta appena possibile.
Prima di decidere di iniziare il trattamento con domperidone e apomorfina occorre valutare attentamente nel singolo paziente i fattori di rischio per un prolungamento dell'intervallo QT, per assicurare che il beneficio sia superiore al rischio, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. La somministrazione di apofin è controindicata in pazienti con depressione respiratoria e del sistema nervoso centrale, in pazienti con ipersensibilità alla morfina, ai suoi derivati o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Il farmaco non deve essere inoltre somministrato in pazienti che hanno manifestato disturbi neuropsichici, confusione mentale, allucinazioni visive, psicosi acute e croniche, in pazienti in cui sono insorte severe discinesia o ipotonia dopo trattamento con levodopa, in pazienti affetti da demenza di origine degenerativa e vascolare ed in pazienti con insufficienza epatica. Gravidanza ed allattamento, vedere anche paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il prodotto deve essere somministrato con cautela in pazienti con concomitanti malattie endocrine, renali, polmonari, cardiovascolari ed in quelli in cui è particolarmente frequente l'insorgenza di nausea e vomito. Particolare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Farmaci che interferiscono con i meccanismi centrali monoaminergici quali la reserpina, la tetrabenazina, la metoclopramide, i neurolettici, fenotiazine, tioxanteni, butirofenoni, le anfetamine e la papaverina non devono essere somministrati contemporaneamente. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere apofin, soluzione, uso interno, insieme ad altri farmaci come Difometre, Geffer, Isaprandil, Malox nausea, metoclopramide Accord, metoclopramide Salf, Plasil, compressa, Plasil, soluzione, uso interno, Stemetil, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere apofin, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere apofin, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento? Il prodotto non deve essere somministrato in gravidanza e durante l'allattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Vista la severità della patologia trattata, la possibile insorgenza di sonnolenza e di disturbi neuropsichiatrici, confusione mentale, allucinazioni visive, non è consigliata la guida di autoveicoli, l'utilizzo di macchinari o lo svolgimento di lavori pericolosi durante il trattamento con apomorfina. Pazienti in trattamento con apomorfina che presentino episodi di sonnolenza devono essere informati di astenersi dalla guida o dall'intraprendere qualsiasi attività in cui un'alterata attenzione potrebbe esporre loro stessi o ad altri al rischio di grave danno o di morte, ad esempio durante l'uso di macchinari, salvo che tali episodi di sonnolenza non si siano già risolti, vedere anche al paragrafo 4.4. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati elencati nella tabella sottostante sono suddivisi secondo la classificazione per sistemi e organi definita usando la seguente convenzione: comune e 1 centesimo, 1 decimo; non comune e 1,000. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di depressione respiratoria severa, somministrare naloxone 0,02 mg/kg per via endovenosa. Se insorge bradicardia, somministrare atropina. Nel caso di sovradosaggio o di ipersensibilità individuale ad apomorfina, va presa in considerazione la somministrazione in volo di 100 mg o più di sulpiride per via IM in relazione alla sintomatologia osservata nel paziente. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacodinamica. Anti-Parkinson ad attività dopaminergica. Codice ATC. N04BC07. L'apomorfina è un potente agonista dopaminergico di 1 e di 2.
L'apomorfina è l'agonista dopaminergico sintetico più simile alla dopamina e ciò ha proprietà farmacocinetiche. Apomorfina cloridrato, somministrata per iniezione singola sottocutanea, è caratterizzata da una rapida insorgenza dell'effetto farmacologico, in media 2-10 minuti, e da un'emivita media di eliminazione di 34 minuti. La durata, dati preclinici di sicurezza. La DL50 di apomorfina, somministrata per via sottocutanea nel topo, è di 165 mg/kg. In uno studio di tossicità subacuta effettuato nel ratto, l'infusione sottocutanea di apomorfina non ha evidenziato elenco degli eccipienti: alcol benzilico, sodio metabisolfito, metile paridrossibenzoato, sodio edetato, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.